Mentre il mondo cambiava attorno a lui, le sue mani trasformavano il silenzio in qualcosa che il tempo non avrebbe mai potuto distruggere. Benvenuti, anime gentili e spiriti in cerca di risonanza. Vi accolgo in questo spazio senza tempo, dove le note del passato vibrano ancora nell'aria, come polvere d'oro sospesa in un raggio di luce attraverso una vetrata gotica. Io sono colui che disse che lo scopo finale e la ragione di ogni musica non è altro che la gloria di Dio e la ricreazione della mente. Dove questo non viene osservato, non vi è vera musica, ma solo un diabolico strepito e sbraitare. Il mio nome è risuonato per secoli, spesso associato alla parrucca incipriata, alla severità di un cantore o alla complessità matematica di una fuga che sembra non avere né inizio né fine, ma che in realtà è un cerchio perfetto. Io sono Johann Sebastian Bach, e se molti credono di conoscere la maestosità delle mie opere mature, pochi si sono soffermati ad ascoltare il battito del cuore del ragazzo che fui, quel giovane che camminava nel fango della Turingia, con la testa piena di suoni che nessuno aveva ancora mai udito. Lasciate che vi porti indietro, molto indietro, in un tempo in cui il mondo era illuminato solo dalla luce tremula delle candele e dalla fede incrollabile nella provvidenza divina. Tutto ebbe inizio in un anno che ora risuona lontano, il 1685 d.C. Era il 21 marzo, l'equinozio, il momento in cui la luce e l'oscurità si dividono il mondo in parti uguali. Forse fu un presagio, poiché tutta la mia vita sarebbe stata un tentativo di portare ordine nel caos, di bilanciare la luce della grazia con l'oscurità della condizione umana attraverso il contrappunto. Nacqui a Eisenach, all'ombra del castello di Wartburg, lì dove Martin Lutero aveva tradotto la Bibbia, ponendo le fondamenta della nostra lingua e della nostra fede. Non nacqui semplicemente in una famiglia, ma in una dinastia. Essere un Bach in quella terra di foreste e miniere non significava solo portare un cognome, significava essere un musicista. Il nome stesso, Bach, significa ruscello. Eppure si diceva che non fossimo un ruscello, ma un oceano. La musica, nella mia infanzia, non era un'arte eterea o un passatempo per nobili oziosi. Era un mestiere. Era pane, legno, resina e sudore. Era tangibile come il ferro battuto dal fabbro o il pane sfornato dal fornaio. La casa di mio padre, Johann Ambrosius, odorava perennemente di vernice per violini e di stufato. Le pareti stesse sembravano vibrare, impregnate dal suono costante di esercizi, prove, accordature. Mio padre era un musicista di città e un trombettista di corte. Mi insegnò che il violino non si suona solo con le dita, ma con l'anima e con la disciplina. Imparai a leggere le note prima ancora di saper scrivere le lettere dell'alfabeto. La musica era la mia prima lingua, quella con cui potevo parlare direttamente a Dio senza l'intercessione goffa delle parole umane. Ma l'infanzia, per quanto immersa nell'armonia, conobbe presto la dissonanza più crudele, la morte. La morte nel XVII secolo era una compagna onnipresente, seduta alla nostra tavola, in attesa. Avevo solo 9 anni quando mia madre, Maria Elisabetta, lasciò questo mondo. E non passò nemmeno un anno, era il 1695 d.C., quando anche mio padre la seguì. Immaginate un bambino di 10 anni, improvvisamente solo, con il silenzio che cala in una casa che era stata tempio del suono. Quel silenzio fu il mio primo vero maestro di composizione.
Mi insegnò che la musica serve a riempire il vuoto che la vita lascia, a costruire cattedrali sonore dove l'anima possa trovare rifugio dalla disperazione. Fui accolto da mio fratello maggiore, Johann Christoph, a Ohrdruf. Lui era organista, un allievo del grande Pachelbel. La sua casa era piccola, affollata, e la disciplina era ferrea. Christoph era severo, un uomo che credeva che la musica dovesse essere somministrata con parsimonia e rigore, non divorata con la voracità che sentivo io bruciarmi dentro. Fu lì, in quella casa angusta, che avvenne l'episodio che forse meglio descrive la mia intera esistenza, quella fame inestinguibile di conoscenza che mi ha sempre consumato. Mio fratello possedeva un manoscritto prezioso, una raccolta di opere dei maestri del sud e del nord come Froberger, Kerl e Pachelbel. Quel quaderno era custodito in un armadio chiuso a chiave, con ante agrata. Mi era proibito toccarlo. Christoph diceva che quelle note erano troppo complesse per un bambino della mia età, che avrebbero solo confuso la mia educazione. Ma come si può proibire a un uccello di volare o a un fiume di scorrere? La notte, quando la casa sprofondava nel sonno e nel silenzio, io mi alzavo. Le mie mani piccole riuscivano a passare attraverso le grate dell'armadio. Arrotolavo il manoscritto, lo estraevo e lo portavo alla finestra. Non avevo candele. Mio fratello le contava e non potevo permettermi di sprecarne nemmeno una. Così aspettavo la luna. Per 6 lunghi mesi, ogni notte in cui il cielo era sgombro da nubi, copiai quella musica nota per nota, battuta per battuta, alla sola luce del plenilunio. I miei occhi bruciavano, la vista si affaticava, sforzandosi di distinguere i righi e le teste nere delle note sul foglio pallido. Fu lì, in quelle notti gelide e silenziose, che imparai il vero prezzo dell'arte, il sacrificio. Quando mio fratello scoprì la mia copia clandestina, me la confiscò senza pietà. Piansi, non per la punizione fisica, ma per la perdita di quel tesoro che avevo conquistato con tanta fatica. Ma la musica era ormai impressa nella mia mente. Nessuno poteva strapparla via dalla mia memoria. A 15 anni, il desiderio di apprendere e la necessità di non gravare più sulla famiglia di mio fratello mi spinsero lontano. Partii per Lüneburg, nel nord della Germania, a più di 300 chilometri di distanza. Un viaggio immenso per un ragazzo di quell'epoca. Entrai nel coro della Michaelisschule grazie alla mia voce bianca, limpida e potente. Lì, nel nord, scoprii un mondo nuovo. La biblioteca della scuola era un labirinto di sapienza antica e la vicinanza con la corte di celle mi permise di ascoltare lo stile francese, elegante, ornato, danzante. Ma soprattutto fu a Lüneburg che compresi la grandezza dell'organo. Non più un semplice strumento, ma una macchina complessa, un gigante di metallo e legno, capace di far tremare le fondamenta della terra e di elevare lo spirito fino al terzo cielo. Passavo ore a studiare la meccanica, i mantici, le canne, cercando di capire come il soffio dell'aria potesse trasformarsi nella voce di Dio. La mia giovinezza fu un pellegrinaggio continuo. Non cercavo ricchezze materiali, ma ricchezze armoniche. Ricordo ancora quando anni dopo, nel 1705 d.C., mentre ero a Arnstadt come organista, chiesi un permesso di 4 settimane per recarmi a Lubecca. Volevo ascoltare Dietrich Buxtehude, il grande maestro del nord. Non avevo soldi per la carrozza né per un cavallo. Ebbene, percorsi 400 chilometri a piedi, 400 chilometri all'andata e 400 al ritorno. Camminai attraverso foreste, villaggi, strade fangose, dormendo dove capitava, mangiando pane secco. I miei stivali si consumarono, i piedi sanguinarono, ma la mente volava. Ogni passo era un tempo di una fuga immaginaria. Quando arrivai a Lubecca e sentii Buxtehude suonare all'imbrunire nella Marienkirche durante le sue famose Abendmusiken,
capii che ogni passo, ogni dolore, ogni chilometro valeva quella singola armonia. Rimasi lì non 4 settimane, ma 4 mesi, rischiando di perdere il mio impiego a Arnstadt, rischiando tutto, solo per assorbire come una spugna i segreti di quell'arte sublime. Quei primi anni furono segnati anche da un temperamento focoso che molti faticano ad associare alla mia figura austera. Ad Arnstadt, giovane e impaziente, mi scontrai spesso con i miei studenti. Non sopportavo la mediocrità, la pigrizia, la mancanza di rispetto per la musica sacra. Ricordo ancora la rissa con Geiersbach, un fagottista che avevo insultato chiamandolo fagottista da capre. Mi aspettò in strada con un bastone e io sguainai la mia spada. Sì, portavo una spada, non per vanità, ma perché ero un servitore della corte e un uomo d'onore. La musica non era per me un esercizio di rilassamento, era una battaglia costante contro l'imperfezione, una lotta per strappare al silenzio una verità matematica ed emotiva. In quegli anni di formazione compresi che la musica è scienza e fede fuse in un unico lingotto d'oro. Ho studiato la numerologia, la retorica, la teologia. Ho capito che un intervallo di terza o di quinta non è solo una distanza tra due suoni, ma una relazione divina, un riflesso dell'ordine cosmico stabilito dal Creatore. Ogni fuga che scrivevo era un tentativo di rispecchiare la complessità della creazione. Voci diverse, indipendenti, ognuna con la propria personalità, che tuttavia concorrono a un disegno unitario, a un'armonia superiore. Come gli esseri umani, liberi nel loro arbitrio ma guidati dalla provvidenza. La mia vita non è stato un trionfo pubblico, come quella di Handel. Ne ho cercato la fama nelle corti d'Europa, come un virtuoso itinerante. La mia vita è stata radicata nella terra tedesca, nel servizio liturgico, nell'insegnamento, nella polvere delle cantorie e nell'inchiostro delle partiture scritte a lume di candela fino a notte fonda. Ho seppellito figli, ho seppellito mogli, ho visto il dolore in faccia così tante volte che ho dovuto tradurlo in ciaccone e passioni per non impazzire. Ma tutto questo è iniziato lì, in quei primi anni di solitudine e scoperta, tra il profumo di legno della bottega di mio padre e il freddo chiaro di luna di Ortruf. Ora vi invito a chiudere gli occhi. Dimenticate il rumore del vostro mondo moderno, il frastuono delle macchine, la distrazione costante. Immaginate di essere seduti su una panca di legno duro, in una chiesa di pietra fredda, mentre fuori la neve copre i tetti spioventi della Turingia. Sentite l'odore dell'incenso e della cera. Ascoltate il sibilo dell'aria che entra nelle canne dell'organo, il respiro del gigante che si sveglia. Io sono lì, seduto alla console, le mani pronte sulle tastiere, i piedi sulla pedaliera, pronto a iniziare un discorso senza parole che attraversa i secoli. Io sono Johann Sebastian Bach e questa è la storia di come un orfano ha cercato di toccare il volto di Dio attraverso il suono, trasformando il dolore in una scala cromatica verso l'infinito. Ascoltate, perché in ogni nota c'è un frammento della mia vita e forse anche un riflesso della vostra. La musica, vedete, non è mai stata per me un semplice ornamento dell'aria, ma l'architettura stessa dell'universo resa udibile. E la mia architettura dovette fondarsi sulle macerie della perdita. Ero ancora un fanciullo quando la morte bussò alla porta della nostra casa a Eisenach, portandosi via prima mia madre e poi, a breve distanza, mio padre, nell'anno 1695 d.C. A soli 10 anni mi ritrovai a fissare il vuoto, un orfano in un mondo vasto e spesso freddo, con nient'altro in tasca che il cognome dei Bach, che in Turingia era sinonimo di musicista, quanto il pane è sinonimo di nutrimento. Fui accolto da mio fratello maggiore, Johann Christoph, a Ohrdruf. Lui era un organista, un uomo severo, custode di una disciplina ferrea. Fu lì,
in quella casa dove l'odore dell'inchiostro si mescolava a quello della cera stantia, che ingaggiai la mia prima vera battaglia per la conoscenza. Mio fratello possedeva un manoscritto prezioso, una raccolta di opere di maestri come Froberger, Kerl e Pachelbel. Quel libro era per me come il frutto proibito dell'Eden. Egli lo teneva chiuso in un armadio a grate, ritenendo che quelle note fossero troppo complesse per la mia giovane mente. Ma la fame di armonia era in me più potente dell'obbedienza. Per 6 lunghi mesi, ogni notte, quando la casa sprofondava nel sonno, io mi alzavo silenzioso come uno spettro. Sfilavo il manoscritto attraverso le sbarre dell'armadio e, non avendo nemmeno una candela per non destare sospetti, lo copiavo al solo chiarore della luna. Immaginate la scena. Un bambino rannicchiato sul pavimento, che rovina la sua vista per rubare il segreto del contrappunto ai maestri del passato. Quando mio fratello scoprì il furto, mi confiscò la copia con una crudeltà che ancora oggi mi fa tremare le mani. Piansi, sì, ma non per la punizione fisica, bensì per la perdita di quelle note che erano divenute parte del mio sangue. Tuttavia, quella sofferenza mi insegnò la lezione più importante. La musica sacra si conquista con il sacrificio, non viene regalato. La mia voce di soprano, limpida e forte, fu il mio primo passaporto per il mondo. A 15 anni, nel 1700 d.C., mi misi in cammino verso Lüneburg, nel nord, per entrare nel coro della scuola di San Michele. 300 chilometri a piedi, un pellegrinaggio attraverso la Germania che mi aprì gli occhi su orizzonti che andavano ben oltre le colline della mia infanzia. Lì, nella biblioteca della scuola e soprattutto sotto l'influenza dell'organista Georg Böhm, scoprì lo stile francese, l'eleganza della danza che si intrecciava con la preghiera. Ma la mia sete non si placava. Sentivo parlare di un gigante a Amburgo, il grande Adam Reinken. Non esitai a percorrere a piedi 50 chilometri all'andata e 50 al ritorno, più e più volte, solo per ascoltarlo improvvisare sul corale An Wasserflüssen Babylon. Stavo lì, nascosto nell'ombra della chiesa di Santa Caterina, assorbendo ogni passaggio, ogni modulazione, imparando che l'organo non è uno strumento, ma un'orchestra, governata da 10 dita e 2 piedi. Il mio primo vero incarico arrivò ad Arnstadt nell'anno 1703 d.C. Avevo 18 anni e mi fu affidato il collaudo del nuovo organo nella chiesa nuova. Quando posai le mani su quella tastiera, sentii una potenza che chiedeva di essere domata. Il concistoro rimase talmente impressionato dalla mia prova che mi assunse immediatamente, offrendomi un salario generoso, ben superiore a quello del mio predecessore. Ma la gioventù porta con sé l'intransigenza. Non tolleravo la mediocrità. I miei studenti del coro erano indisciplinati, grezzi, incapaci di comprendere la sacralità del loro compito. La tensione crebbe fino a esplodere in una notte buia, quando incrociai per strada uno dei miei studenti, Geiersbach, che avevo osato chiamare fagottista da capre. Lui mi assalì con un bastone e io dovetti estrarre lo spadino per difendermi. Fu uno scandalo, una rissa da strada indegna di un cantore, ma rivelatrice del mio temperamento. Non potevo accettare che l'arte di Dio venisse profanata dall'incompetenza. Eppure, il richiamo dell'apprendimento era sempre più forte delle dispute locali. Nel 1705 d.C. chiesi un congedo di 4 settimane per recarmi a Lübeck. Dovevo ascoltare Dietrich Buxtehude. Percorsi quasi 400 chilometri a piedi, attraverso i venti gelidi dell'autunno, guidato da una stella polare interiore. Arrivato alla Marienkirche, il tempo smise di esistere. Buxtehude era un visionario. Le sue musiche serali erano cattedrali di suono erette verso il cielo. Rimasi lì non 4 settimane, ma 4 mesi. Imparai come il pedale dell'organo potesse tuonare come la voce di Dio e come il violino potesse piangere
come un'anima penitente. Quando tornai ad Arnstadt nel 1706 d.C., ero un uomo cambiato e la mia musica lo rifletteva. I fedeli e i superiori rimasero sconcertati. Accompagnavo i corali con armonie audaci, passaggi cromatici stranianti, variazioni che, a detta loro, confondevano la congregazione. Mi accusarono di aver fatto strane variazioni e di aver trascurato i miei doveri per quel lungo viaggio. Ma io sapevo di aver portato indietro un tesoro che loro non potevano comprendere. Il conflitto tra la mia visione artistica e le ristrettezze mentali dei miei datori di lavoro divenne insostenibile. Mi spostai a Mühlhausen nel 1707 d.C. Qui la mia vita prese una piega più dolce, almeno nel privato, poiché sposai la mia cugina di secondo grado, Maria Barbara Bach. Fu lei la prima a comprendere veramente il peso del mio genio e la tenerezza che nascondevo sotto la parrucca. A Mühlhausen composi la mia prima grande cantata, l'Actus Tragicus, il tempo di Dio è il tempo migliore. In essa versai tutto il dolore dell'orfano e la speranza del credente, usando i flauti dolci per creare un suono che fosse un balsamo per l'anima. Tuttavia, anche lì le dispute teologiche tra pietisti e ortodossi soffocavano la musica. I pietisti volevano un'arte sobria, quasi inesistente. Io volevo un'arte che fosse un tripudio, una celebrazione complessa della magnificenza divina. La vera svolta, l'ascesa verso la maestria assoluta, avvenne quando fui chiamato alla corte di Weimar nel 1708 d.C., al servizio del duca Wilhelm Ernst. Il duca era un uomo devoto, ma rigido, un luterano che esigeva perfezione, e perfezione gli diedi. A Weimar l'organo divenne un'estensione del mio sistema nervoso. Fu in quegli anni, tra il 1708 e il 1717 d.C., che composi la maggior parte delle mie grandi opere per organo. Immaginate la toccata e fuga in re minore, quel tuono iniziale che scuote le fondamenta della chiesa, o la passacaglia in do minore, un monumento di variazioni su un tema ostinato che rappresenta l'ineluttabilità del destino divino. A Weimar scoprì anche la musica italiana. Il giovane principe Johann Ernst portò da Amsterdam le partiture di un certo Antonio Vivaldi. Fu una folgorazione. Vivaldi mi insegnò la chiarezza, il fuoco ritmico, la struttura del concerto. Trascrivevo i suoi concerti per organo e clavicembalo, smontandoli e rimontandoli, per capire come facesse a far cantare gli strumenti con tale vitalità solare. Il mio stile tedesco, denso e contrappuntistico, si fuse con la luce italiana, creando una sintesi che non si era mai udita prima. La mia fama come virtuoso dell'organo si diffuse in tutta la Sassonia. Mi chiamavano per collaudare strumenti, per esibirmi, per gareggiare. Ricordo quando fui invitata a Dresda per sfidare il celebre organista francese Louis Marchand. Era il 1717 d.C. Marchand, uomo di grande vanità, mi ascoltò segretamente mentre mi riscaldavo e, terrorizzato dalla complessità delle mie improvvisazioni, fuggì dalla città all'alba, lasciandomi vincitore senza aver combattuto. Ma la vittoria sull'uomo non mi ha mai interessato quanto la vittoria sulla materia sonora. Io cercavo l'ordine, la struttura perfetta che riflettesse l'ordine del cosmo creato da Dio. Iniziai a compilare l'Orgelbüchlein, il piccolo libro d'organo, per insegnare al prossimo come trattare i corali in ogni possibile maniera, unendo la tecnica alla devozione. Tuttavia, la mia permanenza a Weimar era destinata a finire nel tumulto. Nonostante la mia nomina a Concertmeister, il posto di Kapellmeister, che mi spettava di diritto alla morte del vecchio titolare, mi fu negato. L'ingratitudine del duca ferì il mio orgoglio. Quando ricevetti l'offerta dal principe Leopoldo di Köthen, accettai con entusiasmo. Ma il duca Wilhelm Ernst
non era uomo da lasciarsi abbandonare facilmente. Quando chiesi il congedo con troppa insistenza, la sua risposta fu il carcere. Sì, io, Johann Sebastian Bach, fui gettato in prigione per quasi un mese, dal 6 novembre al 2 dicembre del 1717 d.C., per troppa ostinazione. Quella cella fredda avrebbe potuto spezzarmi. Invece divenne il mio eremo. Senza strumento composi nella mia mente. Riflettei sul fatto che la libertà fisica è nulla in confronto alla libertà dello spirito che naviga nelle acque del contrappunto. Quando fui finalmente rilasciato, con il disonore del congedo formale, non ero un uomo sconfitto. Ero un uomo che aveva compreso che la sua lealtà non doveva andare a nessun principe terreno, ma solo alla musica e a colui che l'ha creata. Lasciai Weimar con la mia famiglia, caricando su un carro le mie poche cose e le mie inestimabili partiture, dirigendomi verso Köthen. Lì, in una corte calvinista dove la musica sacra non aveva spazio, sarei stato costretto a esplorare un nuovo universo. La musica strumentale pura, i concerti, le suite, la danza delle corde e dei fiati senza la parola. Ma questa, miei attenti ascoltatori, è la marea successiva di questo vasto oceano che è la mia vita. E fu proprio a Köthen che trovai un porto sicuro, un'isola di grazia in un mondo spesso cacofonico, dove il principe Leopoldo non era soltanto un mecenate distante, assiso su un trono di velluto a giudicare con orecchio distratto, ma un vero fratello nell'arte. Egli suonava il violino, la viola da gamba e il clavicembalo, con una competenza che superava il mero diletto nobiliare, e per 5 anni gloriosi, dal 1717 al 1723, la mia mano non dovette tracciare note per l'organo o per il coro liturgico, poiché la fede calvinista della corte imponeva un silenzio musicale durante il culto che, paradossalmente, liberò la mia anima compositiva verso orizzonti puramente strumentali. In quelle stanze riscaldate da stufe di maiolica e dall'entusiasmo del principe, le mie dita esplorarono la matematica celeste delle corde e dei fiati, dando vita a quelle che voi chiamate suite per violoncello solo e sonate e partite per violino solo. Immaginatevi, vi prego, la sfida. Privare lo strumento del basso continuo, del sostegno armonico e costringerlo a cantare con più voci contemporaneamente, creando l'illusione di una polifonia perfetta laddove vi è un unico archetto che danza su 4 corde di budello. Fu un periodo di fertile serenità, un tempo in cui la musica scorreva come il vino nei calici durante le feste di corte, e fu in questo clima che assemblai quei 6 concerti dedicati al margravio di Brandeburgo, un tentativo forse vanitoso di mostrare al mondo come ogni strumento, anche il più umile, potesse assurgere al ruolo di solista in un dialogo paritario e vibrante. Ma la vita, miei cari, è costruita sul contrappunto, e non vi è tema gioioso che non venga, prima o poi, intersecato da un soggetto oscuro e dissonante. Era il maggio dell'anno 1720, quando partii al seguito del principe per la stazione termale di Karlsbad. Il viaggio fu piacevole, intriso di musica e conversazioni elevate, e il mio cuore era leggero, convinto di aver lasciato a casa, a Köthen, una moglie sana e 4 figli fiorenti. Non vi era alcun presagio, nessuna nuvola nera all'orizzonte della mia mente quando, nel luglio dello stesso anno, feci ritorno. Apro la porta di casa, aspettandomi il profumo del pane e il riso di Maria Barbara, la mia cugina, la mia compagna, la madre dei miei figli, colei che aveva condiviso le ristrettezze di Arnhausen e le tensioni di Weimar. Invece, fui accolto da un silenzio sepolcrale, un silenzio che gridava più forte di qualsiasi organo a canne. Mi dissero, con voci basse e tremanti, che ella si era ammalata improvvisamente ed era morta. Non solo era morta, ma era già stata sepolta, consegnata alla terra fredda del cimitero, prima che io potessi scambiare con lei un ultimo sguardo.
prima che potessi accarezzarle il volto o suonare per lei un'ultima sarabanda. 13 anni di vita condivisa, spezzati senza un addio. Il dolore non è una tonalità minore, è l'assenza stessa del suono. Per mesi il mondo mi apparve privo di colore, grigio come la cenere. Guardavo i miei figli, orfani di madre, e vedevo nei loro occhi lo smarrimento che sentivo nel mio petto. Fu in quel baratro, in quella notte dell'anima, che la musica divenne non più celebrazione, ma sopravvivenza. Molti studiosi nei secoli a venire cercheranno di decifrare il mistero della ciaccona in re minore, l'ultimo movimento della seconda partita per violino. Si chiederanno come sia possibile che un solo violino possa sostenere un'architettura così monumentale, 64 variazioni su un basso ostinato che discende come le lacrime sul volto di un uomo distrutto. Ve lo dico io, ora. Quella ciaccona è la mia tomba per Maria Barbara. È il mio urlo lanciato contro il cielo. È la mia preghiera disperata. È il tentativo di racchiudere l'infinito dolore della perdita e la speranza della resurrezione in 15 minuti di vibrazioni sonore. In quelle note non vi è solo tecnica, vi è il battito del mio cuore spezzato che cerca di ricomporsi, battuta dopo battuta, variazione dopo variazione, finché il re minore non si scioglie per un breve istante in un re maggiore che sa di eternità, per poi tornare all'ineluttabile conclusione. Scrissi quella musica perché le parole erano diventate inutili, gusci vuoti, incapaci di contenere l'abisso. Eppure, il Signore non abbandona mai completamente i Suoi servi, nemmeno quando la fede vacilla sotto il peso della croce. L'anno successivo, mentre cercavo di tenere insieme i pezzi della mia famiglia e di provvedere alle necessità domestiche e musicali, una nuova voce entrò nella mia esistenza. Anna Magdalena Wilke. Aveva 20 anni, 16 meno di me, ed era figlia di un trombettista di corte. La sua voce di soprano era limpida come l'acqua di sorgente, ma fu la sua anima a catturarmi. Non cercavo soltanto una madre per i miei figli, cercavo una compagna che comprendesse il linguaggio che parlavo meglio del tedesco, la musica. Anna Magdalena non si limitò a entrare nella mia casa. Ella entrò nel mio lavoro, copiando le mie partiture con una grafia che divenne col tempo quasi indistinguibile dalla mia. Ci sposammo nel dicembre del 1721. A lei dedicai 2 piccoli quaderni, il famoso libretto di Anna Magdalena, dove annotavo pezzi per insegnarle la tastiera, brani galanti, corali sacri e arie. In quelle pagine non vi è solo pedagogia, vi è l'intimità di 2 anime che si fondono, la tenerezza di un marito che insegna alla moglie e l'ammirazione di un maestro per la sua allieva più devota. Ella mi avrebbe donato 13 figli, molti dei quali, ahimè, volarono in cielo troppo presto, un dolore ricorrente che divenne il basso continuo della nostra esistenza coniugale. Ma la nostra casa tornò a risuonare di vita, di voci, di strumenti accordati e di fede incrollabile. Ma proprio mentre la mia vita privata rifioriva, il giardino di Köthen iniziò ad appassire. Il mio caro principe Leopoldo prese moglie, una principessa di Bernburg, che i cortigiani con maligna arguzia definirono amusa, priva di interesse per le arti. Ella vedeva nella musica una distrazione costosa e nel mio legame con il principe una minaccia alla sua influenza. Le serate musicali si fecero più rare, i fondi diminuirono e l'entusiasmo del principe, un tempo fuoco vivo, si ridusse a brace morente sotto le docce fredde della consorte. Capii allora che il mio tempo in quel paradiso laico stava giungendo al termine. Non potevo permettere che il mio talento stagnasse in un ambiente divenuto indifferente. Dovevo pensare al futuro dei miei figli, specialmente dei maschi, che necessitavano di un'istruzione universitaria che la piccola Köthen non poteva offrire. Volsi lo sguardo altrove.
verso le città libere, verso i centri nevralgici dove la borghesia mercantile stava sostituendo l'aristocrazia come motore della società. Amburgo mi tentò, ma il destino, o meglio, la divina provvidenza, aveva disegnato per me una strada diversa, più ardua, verso la Sassonia. A Lipsia, la carica di cantor presso la Thomasschule, la scuola di San Tommaso, era vacante dopo la morte di Johann Kuhnau. Non era una posizione prestigiosa come quella di Kapellmeister. Significava scendere di rango sociale, passare dal servire un principe a servire un consiglio comunale di mercanti e avvocati, dover insegnare latino a scolari indisciplinati e comporre musica per 4 chiese ogni singola domenica. Ma Lipsia offriva stabilità e un'università per i miei figli. L'ironia della sorte volle che io non fossi la prima scelta del consiglio di Lipsia. Essi desideravano Georg Philipp Telemann, il celebre e moderno Telemann, o Christoph Graupner. Ma Telemann rifiutò perché i suoi datori di lavoro ad Amburgo gli aumentarono lo stipendio e Graupner non ottenne il congedo dal suo signore. Così, come disse un consigliere comunale con scarsa lungimiranza, poiché non si possono avere i migliori, bisogna accontentarsi dei mediocri. Io, Johann Sebastian Bach, il mediocre. Accettai questa definizione con l'umiltà del cristiano e l'orgoglio ferito dell'artista, sapendo che avrei dimostrato loro cosa significasse avere quel mediocre al timone della musica sacra cittadina. Nel 1723 caricai nuovamente i carri. Lasciai la corte, il titolo, la libertà della musica strumentale, per immergermi nel trambusto di Lipsia. Arrivai con Anna Magdalena, incinta, e i miei figli, portando con me il peso di un compito immane: riformare la musica sacra tedesca, settimana dopo settimana. Non sapevo ancora che stavo entrando in un campo di battaglia burocratico che mi avrebbe consumato le energie per i successivi 27 anni, ma sapevo che lì, in quelle chiese di pietra grigia, avrei eretto cattedrali di suoni per la gloria di Dio, opere così complesse e vaste che avrebbero sfidato la comprensione dei miei contemporanei. Il 7 febbraio del 1723 presentai la mia prova, la cantata Gesù prese a sé i 12, e il consiglio, pur storcendo il naso per le mie richieste salariali e per la complessità della mia arte, mi assunse. La firma sul contratto segnò la fine della mia giovinezza artistica e l'inizio della mia grande opera finale, un'opera scritta con inchiostro, sudore e una fede incrollabile, mentre le ombre della sera iniziavano lentamente, inesorabilmente, ad allungarsi sulla mia vista. Lipsia non fu il porto sicuro che avevo immaginato, bensì la fucina incandescente dove il mio spirito sarebbe stato martellato, piegato e infine temprato per l'eternità. Quella firma, vergata con mano ferma ma cuore tumultuoso, mi legò alla chiesa di San Tommaso per 27 lunghi anni. Anni in cui il tempo non si misurava più in ore o giorni, ma in battute, in pause, in canoni e in fughe che cercavano disperatamente di rispecchiare l'ordine perfetto del creato divino. Non ero giunto lì per riposare sugli allori di Köthen o di Weimar. Ero giunto per edificare una cattedrale invisibile, fatta non di pietra e vetro, ma di vibrazioni nell'aria, effimere eppure eterne. La mia vita divenne un ciclo inesorabile, scandito dalle festività liturgiche e dalle pretese ottuse di un consiglio cittadino che vedeva in me un semplice cantore, un impiegato comunale troppo costoso e troppo ostinato, e non il servitore di una musica che trascendeva la comprensione umana. Loro volevano un insegnante di latino che tenesse a bada scolaresche indisciplinate. Io offrivo loro l'universo racchiuso in un pentagramma. Ogni settimana, con una regolarità che sfidava le leggi della fatica umana, componevo una nuova cantata. Immaginate la scena. Il lunedì iniziavo a concepire la struttura teologica. Martedì e mercoledì scrivevo le parti. Giovedì e venerdì i copisti.
Spesso i miei stessi figli e la mia amata Anna Magdalena lavoravano febbrilmente alla luce di candele di sego che consumavano i miei occhi, e il sabato provavamo con musicisti talvolta mediocri, talvolta ubriachi, talvolta sublimi. E poi, la domenica mattina, quella musica esplodeva sotto le volte gotiche, un'offerta bruciata sull'altare, destinata a svanire nel silenzio non appena l'ultima nota si fosse spenta. Eppure, in quel triturare quotidiano di inchiostro e carta, nacquero monumenti che sfidano i secoli. Ricordo il venerdì santo dell'anno 1727, la Passione secondo Matteo. Non era semplice musica, era un dramma sacro di proporzioni colossali. Avevo diviso il coro e l'orchestra in due, creando un dialogo stereofonico tra i fedeli e le figlie di Sion, un fiume di dolore e pietà che doveva scuotere le pietre stesse di Lipsia. Ma mentre dirigevo, sentivo il mormorio dei notabili nei banchi riservati. Si chiedevano se tutta quella complessità fosse necessaria, se non fosse troppo operistica, troppo teatrale per la casa di Dio. Non capivano che non stavo scrivendo per loro, non stavo scrivendo per il presente. Scrivevo per colui che tutto ascolta e forse, inconsciamente, per un uditorio che non era ancora nato. Gli anni passarono e la mia casa si riempì di voci, di risa e di pianti. 20 figli nati dal mio sangue, molti dei quali richiamati al padre prima ancora di poter pronunciare il mio nome. Ogni piccola bara era una fuga interrotta, una dissonanza che solo la fede poteva risolvere in una cadenza finale. La musica divenne il mio rifugio, l'unico luogo dove il dolore poteva essere trasformato in bellezza, dove il caos della mortalità poteva essere ordinato secondo le leggi del contrappunto. Al caffè Zimmermann, con il mio collegium musicum, trovavo sollievo nelle note profane, nei concerti per clavicembalo che scorrevano fluidi come l'acqua, lontani dalla rigidità del concistoro ecclesiastico. Lì, tra il fumo della pipa e l'aroma del caffè, ero solo un uomo che amava far danzare le dita sui tasti, circondato dai suoi studenti universitari, spiriti liberi che bevevano la mia arte con la stessa avidità con cui bevevano la birra. Ma le ombre, quelle ombre che avevano iniziato ad allungarsi anni prima, divennero presto una cortina impenetrabile. La mia vista, logorata da decenni di scrittura notturna, iniziò a tradirmi. Le note sul foglio divennero macchie indistinte, il mondo perse i suoi contorni. Fu allora che commisi l'errore di affidarmi alle mani del sedicente oculista, il cavaliere John Taylor, un uomo che viaggiò per le corti d'Europa, lasciando dietro di sé una scia di occhi spenti. Mi operò 2 volte, nel 1750. Il dolore fu atroce, indescrivibile, un martirio che accettai con la speranza di rivedere il volto di Anna Magdalena e le mie partiture. Ma quando le bende caddero, non vi fu che tenebra. Il buio calò su di me, totale e irreversibile. Il mio corpo, indebolito dalle cure drastiche e dai salassi, iniziò a cedere. Eppure, nell'oscurità, la mia mente brillava più lucida che mai. Non avendo più la distrazione del mondo visibile, mi ritirai nel palazzo della memoria e della pura logica musicale. Dettavo al mio genero, Altnicol, l'opera che doveva essere la somma di tutto il mio sapere, l'arte della fuga. Non vi erano strumenti indicati, non vi erano testi. Era musica pura, astrazione matematica elevata a preghiera, la dimostrazione che l'arte dei suoni è lo specchio dell'armonia celeste. Arrivai all'ultima fuga, un triplo soggetto monumentale. Nel terzo tema introdussi la mia firma, le note si bemolle, la, do, si naturale. In tedesco B, A, C, H. Scrissi il mio nome non per vanità, ma come un sigillo, un'umile affermazione di esistenza all'interno di una struttura divina. E lì, alla battuta 239, la penna si fermò. La musica si interruppe nel vuoto.
non la completai mai. 10 giorni prima della fine accadde il miracolo, o forse l'ultima illusione di una mente che si apprestava a varcare la soglia. La mia vista tornò, improvvisa e chiara, per qualche istante. Vidi la luce del sole filtrare nella stanza, vidi i volti preoccupati dei miei cari. Ma fu il preludio dell'apoplessia. La febbre salì violenta. Sentendo che il momento supremo era giunto, chiamai ancora una volta il mio genero e gli dettai non una fuga complessa, ma un semplice corale per organo. Vor deinen Thron trete ich hiermit. Davanti al tuo trono io ora compaio. In quelle poche battute riversai tutta la mia vita, tutta la mia fede, tutta la mia speranza. Non c'era più spazio per il virtuosismo, solo per l'abbandono fiducioso nelle mani del Creatore. La sera del 28 luglio dell'anno 1750, poco dopo le 8:15, il mio cuore cessò di battere il tempo. Avevo 65 anni. La città di Lipsia non si fermò a piangere. Il Consiglio Comunale, nella sua infinita miopia, annotò nei registri che, venendo a mancare il signor Bach, si sarebbe potuto finalmente assumere un maestro di scuola. Fui sepolto in fretta, vicino al muro della chiesa di San Giovanni, senza nemmeno una lapide a segnare il luogo dove riposavano le ossa che avevano composto la messa in si minore. La terra mi inghiottì e il silenzio calò sulla mia opera. Per quasi 80 anni il mondo sembrò dimenticarmi. La mia amata Anna Maddalena morì in povertà, assistita dalla carità pubblica, e molti dei miei manoscritti furono venduti per pochi spiccioli, usati per incartare il burro o per accendere stufe, dispersi dai miei stessi figli, che pur divenendo grandi compositori, guardavano al mio stile come a qualcosa di vecchio, di superato, una parrucca incipriata abbandonata in soffitta. Ero diventato il vecchio Bach, un pedante del contrappunto, studiato solo da pochi iniziati che cercavano le regole della composizione, non il fuoco dell'arte. Ma la musica, se è vera, non muore. Dorme. Attende che l'orecchio umano sia pronto ad ascoltare di nuovo. E il risveglio giunse, inaspettato, per mano di un giovane genio, Felix Mendelssohn, che nell'anno 1829, sfidando lo scetticismo di tutti, riportò in vita la mia Passione secondo Matteo a Berlino. Fu come se un fiume sotterraneo, rimasto celato per decenni, fosse improvvisamente sgorgato in superficie con la forza di un oceano. Il mondo riscoprì non un matematico arido, ma un poeta dell'anima, un uomo che aveva saputo tradurre in suoni l'indicibile sofferenza umana e la gloria ineffabile di Dio. Oggi il mio nome non è più solo una firma su un contratto ingiallito. È un sussurro che attraversa le sale da concerto di ogni continente, risuona nelle cattedrali silenziose, vibra nelle corde di un violoncello suonato in solitudine e nelle canne di organi maestosi. La mia musica è diventata l'alfabeto universale con cui l'umanità cerca di parlare al divino. Non importa se credete o no, quando ascoltate l'aria sulla quarta corda o l'inizio della toccata e fuga, sentite che c'è un ordine, che c'è un senso nel caos, che la bellezza è una promessa di eternità. Io sono colui che ha cercato l'armonia tra il finito e l'infinito. Ho scritto ogni nota, solide o gloria, solo per la gloria di Dio. E Gesù Juva, Gesù aiutami. E ora, dal silenzio in cui riposo, ascolto il mondo intero suonare la mia preghiera. La mia opera non è finita con la mia morte, è appena iniziata. Ogni volta che un dito preme un tasto per suonare una mia invenzione, io sono lì. Ogni volta che un coro intona l'alleluia, io sono lì. Sono il basso continuo della storia della musica, la fondazione su cui altri hanno costruito e su cui altri costruiranno ancora. La mia storia terrena è conclusa, ma il contrappunto continua, infinito,
oltre le stelle, dove la musica non ha bisogno di orecchie per essere udita, ma solo di anime per essere compresa. Lascio a voi il compito di custodire questo fuoco sacro, di non lasciare che la polvere dell'indifferenza copra di nuovo la bellezza che con tanta fatica ho cercato di portarvi. Così si chiude il registro della mia esistenza, non con un punto, ma con una corona su una pausa eterna. Il mio viaggio nel tempo degli uomini è terminato e ora appartengo al tempo di Dio. Se le mie parole e le mie note hanno toccato anche solo una corda del vostro spirito, allora la mia fatica non è stata vana. Ditemi ora, voi che ascoltate nel buio, quale altra anima del passato vorreste che venisse risvegliata dai sussurri della storia per raccontarvi la sua verità, le sue glorie,